Bene amici, oggi scopriamo insieme la Carel Odyssey 750C, una barca con una lunghezza fuori tutto di 8 metri e una larghezza di 2,49 m, quindi perfettamente carrellabile. Noi ora faremo una passeggiata a bordo per scoprire l'allestimento, ma voi come sempre ricordatevi di lasciare un like a questo video e commentare con la vostra opinione. Scopriamola insieme! A poppa si trovano due plancette aggiunte allo scafo separate dal motore che in questo caso vede uno Yamaha da 250 cavalli, ma la potenza minima parte da 200 cavalli fino ad arrivare a una massima di 350 cavalli disponibile esclusivamente in singola motorizzazione. Notiamo come sulla plancetta di sinistra ci sia la scaletta di risalita installata direttamente sulla coperta e dotata di doppia maniglia tintibene per agevolare l'uscita dell'acqua, mentre il piano è perfettamente libero da ostacoli e grazie alla presenza del rivestimento in Eva Foam fornito di serie è molto semplice e comodo muoversi a bordo dal momento che il grip è assicurato e anche la manutenzione è ridotta al minimo. Notiamo anche la presenza del pozzetto motore libero da ostacoli dal momento che con questa motorizzazione la timoneria è integrata all'interno del cavalletto, per cui c'è solo un unico tubo di raccordo motore, ma non abbiamo nessun tipo di problema nel passare da un lato all'altro, così da poter sfruttare entrambe le plancette in maniera totalmente indipendente. Qui centralmente notiamo anche il supporto per lo sci nautico per offrire il massimo del divertimento agli ospiti a bordo, ovviamente supporto opzionale, mentre l'ingresso a bordo è preferenziale sul lato di sinistra grazie a questo corridoio. Qui non manca all'interno della murata la presenza della doccetta per il risciacquo nella zona di poppa, mentre sulla falchetta c'è la galloccia per l'ormeggio. Vi mostro fin da poppa l'altezza della murata poiché ci dà piena protezione, guardate, anche se qui c'è un leggero gradino per dare maggior protezione all'interno del pozzetto e quindi evitare che l'acqua possa scivolare all'interno, restiamo comunque costantemente ridossati perché questa è la zona più alta del piano di calpestio e la murata arriva fin su al mio ginocchio. Qui notiamo il tappo d'imbarco del serbatoio del carburante, mentre tramite questo piccolo gradino arriviamo in pozzetto modulare poiché notiamo la presenza del divano lineare molto comodo con schienale verticale, ma che all'occorrenza si può tranquillamente abbattere di 90 gradi proprio per ampliare ancora di più la sua estensione e quindi farlo diventare un grande prendisole posteriore, mentre inferiormente c'è un grande gavone che permette quindi non solo di stivare gli oggetti ma di accedere anche all'impiantistica di bordo con batterie e pompa di sentina. Poco più avanti troviamo centralmente il blocco seduta realizzato in vetroresina con alle spalle un tavolo snack molto pratico per creare una piccola dinette fornita di serie qui con l'imbarcazione, mentre superiormente c'è questo portello che si può sollevare e dare accesso al blocco cucina esterna, cucina dotata in questo allestimento di un supporto libero da poter utilizzare come tagliere, mentre sul lato di dritta c'è il lavello, ma su richiesta possiamo installare anche un piano cottura. Notiamo in alto la presenza del T-top che permette quindi di tenere ben protetta la postazione di comando, anch'esso opzionale con i montanti che scaricano verso poppa qui sul supporto in vetroresina, così da offrire anche un solido appiglio. E guardate qui, a proposito di sicurezza, vi ripeto l'altezza della murata perché qui arriva alla radice della mia gamba, quindi siamo sempre ben protetti, ottimo anche per uscite quotidiane e soprattutto finalità noleggio e charter anche con persone meno esperte a bordo. Arriviamo quindi in postazione di comando che vede una seduta biposto con schienale fisso, ma soprattutto abbiamo la possibilità di regolare il booster così che ogni persona può scegliere la modalità che più preferisce e posso anche sfruttare i gradini in basso regolabili proprio per poter offrire pieno supporto indipendente non solo per il comandante ma anche per il copilota, mentre quando sono al comando vedete non ho nessun tipo di problema nel controllare l'imbarcazione poiché il timone è ben raggiungibile davanti a me, c'è la manetta di potenza installata qui centralmente, mentre il resto della plancia è totalmente configurabile secondo le esigenze, con in questo allestimento una predisposizione a simulare un display multifunzione e lo strumento fornito da Yamaha con la motorizzazione per avere qualsiasi informazione non solo sulla navigazione e sulla profondità ma anche sui motori. Ovviamente non manca qui lo stacco di sicurezza, mentre c'è un portabicchieri spostato sul lato di dritta e gli interruttori on-off sono su un unico livello, mentre qui separato c'è quello dedicato al verricello così da evitare accensioni accidentali. Superiormente invece c'è un portellino molto comodo per riporre smartphone, portafogli e tutto quello che può restare tranquillamente protetto all'interno, mentre inferiormente c'è una tasca portadocumenti e invece qui al di sotto del blocco seduta si trova un portello stagno per poter accedere all'interno del blocco stesso e poter effettuare anche manutenzione al frigorifero fornito qui lateralmente a carrello, così da avere bibite sempre fresche a bordo. Ci spostiamo quindi
verso prua vi mostro il passavanti che è simmetrico, quindi abbiamo un doppio corridoio laterale, possiamo sfruttare anche la presenza dei montanti del T-top che ci danno comunque piena protezione e soprattutto non ostacolano eccessivamente la visibilità, poiché abbiamo un pieno controllo di ciò che avviene a 360 gradi intorno a noi, mentre il parabrezza è leggermente inclinato per offrire minor resistenza aerodinamica e offre protezione fino alle spalle, così che quando io sono seduto, vedete, posso avere tranquillamente il massimo della protezione, poiché da seduto arriva all'altezza dei miei occhi. Ritorniamo quindi all'esterno, guardate sempre l'ampiezza e l'altezza della murata che dà sempre maggior protezione, interviene anche l'imbottitura qui ottenuta lungo il profilo anteriore e soprattutto c'è la battaiola a offrire un supporto. Come vi dicevo, il cantiere ha studiato tanti punti di presa e punti di protezione per tutte le persone a bordo, così da ospitare anche coloro che sono meno esperti o sono alle prime esperienze. Anteriormente al cassero c'è questa seduta monoposto con schienale fisso, ma soprattutto si può sollevare, quindi posso aprire il portello ed accedere al vano interno. Guardate qui in questo allestimento presente al Salone Nautico di Atene, notiamo che il cantiere ha lasciato tutta l'impiantistica vista per poter anche mostrare la possibilità di ispezionare ed effettuare qualsiasi manutenzione ordinaria e straordinaria, ma qui c'è anche la presenza del BC chimico ed entrando notiamo che c'è un gradino per ridurre il dislivello e guardate l'altezza interna che mi permette quindi di restare perfettamente eretto con la schiena e non avere nessun tipo di problema. Io sono seduto sul BC, quindi posso tranquillamente sfruttarlo anche come vano spogliatoio, poiché posso avere il massimo della privacy e su richiesta possiamo anche installare un oblò per fornire maggior ricircolo dell'aria, oppure far customizzare l'apertura di una tenda qui che permette quindi di avere maggior privacy e protezione e al tempo stesso maggior spazio all'interno. Ritorniamo quindi all'esterno, notiamo sulla prua la presenza in questo allestimento della dinette con tavolo centrale fisso, così da ospitare tante persone comodamente riparate qui all'interno della zona di prua, poiché come vi dicevo c'è l'imbottitura a fungere da schienale e l'altezza della murata resta costante e fissa per l'intera lunghezza della prua, così da restare sempre costantemente protetti. All'occorrenza possiamo anche abbassare il supporto del tavolo all'altezza della tappezzeria e con l'aggiunta di un ulteriore cuscino si viene a creare un prendisole di prua davvero generosissimo. Inoltre al di sotto dei cuscini ci sono 3 gavoni indipendenti molto comodi per aumentare ancora di più lo spazio di stivaggio e riporre anche tutta la tappezzeria di bordo, e soprattutto c'è un doppio livello all'interno dei gavoni, poiché l'intera barca è realizzata anche con schiuma espansa, così da renderla di fatto inaffondabile. Arriviamo quindi all'estremità anteriore, guardate qui vi mostro l'estensione del prendisole, qui notiamo un gradino con serigrafia del modello direttamente sull'Eva Foam, proprio per poter ridurre il dislivello con la zona di prua dotata di musone in vetro resina, ma soprattutto con un portello rivestito anch'esso in Eva per poter agevolare tutte le fasi di salita e discesa in caso di ormeggio di prua, poiché possiamo utilizzarlo come superficie calpestabile, mentre ai lati ci sono 2 gallocce per l'ormeggio, ma al di sotto di questo portello c'è il verricello quindi ben monitorabile dalla plancia di comando, così che una sola persona può effettuare tutte le operazioni di manovra direttamente lì dalla postazione di guida, quindi ottimo proprio in ottica uscite quotidiane e noleggio. Completa l'allestimento anteriore il vano dedicato allo stivaggio della catena, oltre a poter consentire tutte le operazioni di rimessaggio ordinario e straordinario sul motore del vericello stesso. E quindi cari amici, questa è la Carel Odyssey 750C. Come sempre, se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale YouTube e alla pagina Facebook, lasciate un like e taggate le persone che pensate possano essere interessate. E come sempre, per tutti i prossimi video ci vediamo sempre qui su The Sea Team!